Allora, cerchiamo di capire come mai esce 4 in quest'altra espressione. Andiamo come sempre a lavorare per blocchi e a rispettare tutti i vari ordini delle parentesi. Allora, anche in questo caso dobbiamo fare i numeri con i numeri e le lettere con le lettere. Quindi se qui ci ritroviamo ad avere un 8 diviso meno 2, innanzitutto ci mettiamo da parte il segno meno. Poi 8 diviso 2 fa semplicemente 4. Poi x alla 9 devo dividerlo con x alla 6. Proprietà delle potenze, da 9 sottraggo 6 e mi rimane un x alla 3. Stesso discorso per le y. Y alla 5 diviso y alla 2, devo sottrarre semplicemente il 5 con il 2 e quindi avrò y alla 3. In questo modo sono riuscito a risolvere il primo blocco, che però sta dentro ad una parentesi. Per quanto riguarda quest'altro blocchetto qua, devo semplicemente fare meno 2 per meno 2 per meno 2. Allora, siccome c'è un segno meno, c'è una potenza dispari, molto semplicemente posso far uscire fuori dalla parentesi il segno meno, mentre abbiamo detto che nel caso di potenze pari quel segno meno si distrugge, però nel caso di potenze dispari semplicemente prendo il segno meno, lo porto fuori e poi dovrò fare 2 per 2 per 2 che mi dà 8. Stesso discorso per quanto riguarda x ed y, quindi avrò x al cubo, y al cubo e si chiude la mia parentesi. Beh, siccome queste due cose sono uguali adesso, posso direttamente sommare i numeri, quindi meno 4 e meno 8 mi dà come risultato meno 12. Rimangono invece invariate le lettere e quindi questo va a chiudere la mia parentesi, l'abbiamo risolta completamente. Dobbiamo però vedere cosa rimane in quest'altro blocco. Beh, anche in questo caso numeri con numeri, lettere con lettere, quindi mi accorgo che avanza un segno meno, dovrò poi invece moltiplicare il 3 con 1, c'è solo un numero quindi lasciamo 3. X quadro per x fa x al cubo, y per y quadro fa y al cubo. Quindi in totale che cosa abbiamo? Abbiamo questo meno 12 x al cubo y alla terza che deve essere diviso, che qui c'è il diviso, da meno 3 x al cubo y alla terza. Scriviamolo in un modo più semplice, quindi abbiamo meno 12 x al cubo y alla terza fratto meno 3 x al cubo y al cubo. Concentriamoci adesso su questa frazione. Beh, dal momento che abbiamo x al cubo diviso x al cubo, questi si possono semplificare tra di loro perché sono identici. Lo stesso discorso si applica con y al cubo, lo stesso discorso si applica con il meno. Allora rimane soltanto 12 diviso 3, ma 12 diviso 3 fa 4. Ma 4 è proprio il risultato della nostra espressione e quindi questo conclude subito il nostro esercizio.